Evoluzione. Un processo inesorabile. Come tutte le specie sulla Terra, l'essere umano è il risultato straordinario di migliaia di anni di evoluzione, avvenuta attraverso il processo di selezione naturale. Da che il primo Australopithecus riuscì a camminare su 2 piedi, l'uomo ha vissuto costanti cambiamenti, diventando sempre più intelligente, abile, forte, fino ad oggi. Con l'arrivo di scoperte tecnologiche sempre più dirompenti, il bisogno di adattarsi per sopravvivere sembra essere completamente scomparso. Ci sono occhiali per curare difetti alla vista, medicine per sopravvivere, cibo sempre disponibile al supermercato in qualsiasi momento. Insomma, l'uomo non si sta più adattando al pianeta, ma sta adattando il pianeta a se stesso. Ciao Detective, io sono Alice e oggi scopriamo uno dei quesiti fondamentali sul destino della specie umana. Com'è possibile in una circostanza del genere continuare ad evolversi? Come può la selezione naturale continuare ad agire sull'uomo se in teoria chiunque può sopravvivere? Insomma, l'uomo si sta ancora evolvendo? Per capire se gli umani si stiano ancora evolvendo, bisogna prima fare un piccolo passo indietro e capire davvero il significato della parola evoluzione. Evoluzione e selezione naturale sono per molti aspetti estremamente simili, ma non sono esattamente la stessa cosa. Evoluzione è il processo di cambiamento di una specie nel corso del tempo. La selezione naturale invece è il meccanismo che porta ad avere questo cambiamento. Per farvi un esempio inerente, prendiamo proprio l'uomo primitivo. I nostri antenati dovevano confrontarsi ogni giorno con creature feroci da cui scappare prontamente. Un esempio sono i mammut. Correre velocemente quindi era un grandissimo vantaggio perché dava a chi ce l'aveva una maggiore probabilità di sopravvivere scappando. Questa è la selezione naturale. Le persone che sopravvivevano grazie all'abilità di correre più velocemente avevano anche dei figli che molto probabilmente sarebbero stati in grado anch'essi di correre velocemente. La natura in questo modo seleziona coloro che sono più adatti all'ambiente circostante. Attenzione però, le caratteristiche selezionate non sono sempre le più forti, ma semplicemente quelle che meglio si adattano alle circostanze. E il processo si ripeteva, così che alla fine, dopo tante generazioni, quasi tutti gli umani fossero in grado di correre più velocemente dei loro antenati. Questa è l'evoluzione, il processo per cui una specie nel corso del tempo e a causa della selezione naturale sviluppa una nuova caratteristica che si estende poi a quasi tutta la popolazione. Attraverso questo meccanismo possiamo immaginare quanto la selezione naturale sia fondamentale per far sì che l'evoluzione possa accadere. Ed è qui che l'uomo contemporaneo sembra avere un problema, perché quasi tutte le sfide che l'uomo primitivo doveva affrontare non esistono più. Se vogliamo del cibo, c'è il supermercato. Se stiamo male, prendiamo delle medicine. Se la selezione naturale quindi ha tutta questa fatica ad agire su di noi, è ancora possibile che l'umano si stia evolvendo? La risposta è sì, perché anche se non riusciamo a vederla e in tanti modi la possiamo contrastare, la selezione naturale di fatto esiste ancora. L'unica differenza è che essendo meno necessario avere delle caratteristiche particolari per sopravvivere, allora questa diventa un po' più silenziosa. Vediamo alcuni esempi. La classica colazione di un bambino la conoscono tutti: latte e cereali. Lo stesso però mi sa che non vale in Giappone. L'abilità di digerire il latte con facilità infatti non è comune ovunque in tutto il pianeta, ma solo in Europa, America settentrionale e Australia. Questo perché l'uomo nel corso della sua storia evolutiva in realtà non è mai stato in grado di digerire il latte. La tolleranza al lattosio è un adattamento in realtà estremamente recente nella storia umana. Da quando alcuni millenni fa l'uomo ha iniziato a mungere gli animali per ricavarne il latte, allora è anche comparsa una mutazione su un particolare gene. Come sempre ha un nome improponibile, quindi in questo caso lo chiameremo il gene di Heidi. I primi umani che si ritrovarono ad avere il gene di Heidi avevano la possibilità di digerire un alimento pronto, estremamente nutriente e molto facile da reperire, quindi all'epoca costituiva un grande vantaggio. Così nelle zone dove era comune avere del bestiame, la selezione naturale ha fatto sì che l'abilità di digerire il lattosio diventasse sempre più comune all'interno della popolazione, fino a diventare il gene più comune nella maggior parte degli individui, che quindi si sono evoluti per digerire il latte. Questo però non vale per le zone del mondo in cui non è mai stato uso e costume tenere degli animali per il bestiame o mungerli. In India, per esempio, dove la maggior parte dei credo religiosi identificano l'animale come un elemento sacro, la tolleranza al lattosio si aggira attorno al 20-30% della popolazione. Proprio perché queste popolazioni non sono abituate a sfruttare il latte come un alimento e quindi non c'è selezione naturale che li porta ad evolvere una mutazione per digerire il latte. Con la globalizzazione dei servizi e dei beni è possibile che nei prossimi decenni e centinaia di anni le cose cambino e che un giorno tutti diventino in grado di digerire il lattosio. Riguardo all'alimentazione ci sono un sacco di esempi in realtà, come per esempio quello degli Inuit. Visto che la loro dieta consiste principalmente di grasso di foca, il loro corpo ha un bisogno inferiore di vitamine e di fibre e al tempo stesso hanno una mutazione che è l'invidia di ogni donna, quella
quella che permette di digerire i grassi in maniera molto più efficiente. Se avessero i nostri stessi geni probabilmente morirebbero tutti prima dei 40 anni. Ma grazie alla selezione naturale, molto forte in quel caso, nel giro di appena 2000 anni gli Inuit sono stati in grado di evolversi per avere delle mutazioni favorevoli alle condizioni ambientali. Ok, però questi esempi sono in parte relativi al passato. Come facciamo a capire se l'evoluzione sia ancora in corso adesso e soprattutto come sarà tra centinaia di anni? Di certo non è facile capire come potremmo apparire fisicamente nel futuro, però dobbiamo ricordarci che esiste una forma di selezione naturale così forte che ancora ad oggi l'umano non può completamente contrastare. E credo che il 2020 ce ne abbia dato una buona dose. Sto parlando dei nuovi virus. Nonostante i ricercatori di tutto il mondo siano attivissimi per la ricerca di cure contro virus come per esempio quello dell'HIV o dei coronavirus, non è esattamente semplice trovare delle soluzioni in maniera rapida. E questo lascia spazio alla selezione naturale per agire e, nel corso dei decenni, portare ad un processo evolutivo. Prendiamo ad esempio la malaria, una malattia tremendamente facile da trasmettere e con un tasso di mortalità piuttosto elevato che uccide circa 500.000 di persone ogni anno. La complessità del parassita della malaria fa sì che sia estremamente difficile trovare un cocktail di vaccini che possano estirpare completamente questa malattia. Ed è esattamente la stessa cosa per l'HIV, per esempio. Ma da quando questi virus circolano nella popolazione umana sono comparse anche delle mutazioni che permettono di non ammalarsi delle patologie che questi virus causano. È diventato molto famoso il caso di quello scienziato cinese, pazzo, che un paio di anni fa dichiarò di aver ingegnerizzato geneticamente 2 embrioni per essere resistenti al virus dell'HIV. Nonostante esperimenti di questo tipo siano completamente illegali, è probabile che tra qualche migliaio di anni sempre più persone possano avere quella stessa mutazione, proprio grazie alla selezione naturale che ancora agisce sugli umani. Certo, il fatto che si possano curare i sintomi di queste malattie fa sì che la selezione sia meno forte, perché molti di coloro che le prendono riescono a sopravvivere. Quindi la mutazione non è così essenziale come lo sarebbe stato qualche migliaio di anni fa. Tant'è che i casi di malaria sono circa 200 milioni ogni anno, contro i 500.000 che ne muoiono. Però questo è proprio un chiaro esempio di come gli umani effettivamente si stiano ancora evolvendo, proprio sotto i nostri occhi. Quindi come saremo tra 1000 anni? La risposta non è molto facile, perché in effetti prevedere cambiamenti nell'aspetto fisico non è all'ordine del giorno. Una cosa che possiamo ipotizzare, per esempio, è che sempre più persone avranno la pelle scura. Non solo perché la pelle scura conferisce maggiore protezione rispetto ai tumori alla pelle e un maggiore assorbimento di vitamina D, ma anche perché la maggior parte della popolazione dalla pelle chiara in giro per il mondo negli ultimi decenni ha avuto un trend decrescente di nascite. Quindi su come saremo non è del tutto chiaro, ma la risposta è abbastanza evidente, diverse rispetto a ora, proprio grazie all'evoluzione. Se poi saremo degli avatar dematerializzati con i cervelli collegati alla cloud, beh, questo è tutto un altro discorso. Per oggi è tutto, Detective, grazie per essere stati con me a svelare questo mistero ancora una volta. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!